Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare il leoncino Simba con le sue zampine. Graziosissimo, può stare sia seduto che in piedi. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per questo progetto vado ad utilizzare un uncinetto di 3 mm. Per realizzare la testa di Simba abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 9 giri. Dopo aver fatto i nostri giri, ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse e possiamo riempire con la vatta sintetica. Fatto il nostro giro di 24 maglie, andiamo a fare per altri 4 giri 24 maglie basse. Riempiamo bene con la vatta sintetica e stacchiamo il filo. Dobbiamo andare a dare un po' la forma al viso del nostro leoncino. Andiamo a riempire bene, andiamo a sottigliare un po' questa parte e invece dobbiamo andare a riempire meglio la parte superiore della testa, mentre la parte inferiore la faremo un pochino più meno piena, in questo modo. Ora con il filato beige andiamo a realizzare il musetto. Vado a fare un anello magico di 6 maglie, stringo l'anello e faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie. Lavoriamo le 28 maglie per altri 2 giri. Possiamo ora staccare il filo e poi andremo a riempire con la vatta sintetica e cuciremo qui alla base. Per realizzare la parte che andremo ad applicare sul naso abbiamo con il filato giallo un anello magico di 6 maglie. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ora con il filato rosa andiamo a sostituirlo a quello giallo e facciamo 10 maglie basse lavorandole con questo filato. Poi giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 8 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 6 maglie e possiamo staccare il filo. Dobbiamo poi andare a riempire il musetto e lo andiamo ad applicare in questo punto qui. Andiamo a mettere i nostri spilli, fermiamo prima questa parte e poi andremo a mettere sopra quest'altra parte qui del musetto del nasino. Quindi applichiamo prima questa, poi andremo a fare la bocca con il filato nero e poi andremo ad applicare anche questa e gli occhietti. Per gli occhi vado a prendere il filato più sottile nero, vado ad utilizzare un uncinetto 2,5 e faccio 5 catenelle. Poi giro il lavoro e vado a lavorare altri 2 giri di 5 maglie su queste appena lavorate a maglie basse. Quindi giro nuovamente e vado a lavorare di nuovo 5 maglie basse. Ora
ora vado a sostituire il filato nero con quello marrone e vado a lavorare in questo modo. Vado a fare la prima maglia qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro anche in questo modo qui, e 8. Rigiro il lavoro e sempre con questo filato vado a lavorare nuovamente 8 maglie su quelle appena lavorate. Ora vado a prendere, anzi vado a fare di nuovo un altro giro, però faccio un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 10 maglie lavorate. Ora stacco con questo filo e vado a utilizzare il filo che ho utilizzato prima per fare il musetto, questo beige. Volendo possiamo andare a sostituire anche l'uncinetto, prendiamo quello che abbiamo utilizzato fino ad ora, il numero 3, perché vado a prendere lo spessore del numero 3 e vado ora a fare un giro utilizzando questo filato beige. Quindi entro in ogni maglia del giro precedente e faccio la mia maglia bassa. Poi giro anche dalla parte di sotto e vado a rifinire anche questa base qui. E possiamo staccare il filo. Possiamo andare a fare un pallino bianco in modo da segnare il punto luce. Andiamo a fare l'altro occhio allo stesso modo, solo che la parte qui bianca la andremo a fare a specchio, quindi dall'altro lato, più larga sotto e più stretta sopra, quindi gli occhi devono venire a specchio. Per il corpo avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 19 giri. Terminati i nostri giri andiamo a fare ogni 6 maglie una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie. Riempiamo bene con la vatta sintetica e facciamo una maglia una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Andiamo a riempire bene il tutto e poi andiamo a proseguire i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte.
Terminati i giri premito bene, andiamo a chiudere il lavoro e poi andremo a nascondere il filo all'interno. Per le orecchie dobbiamo andare a fare 3 pezzi uguali, dobbiamo fare due gialli e uno marrone. Andiamo a sovrapporre poi quello marrone su quello giallo e con un filato marrone più scuro andiamo a chiudere tutti e due i lavori insieme, mentre l'altro lo andremo ad applicare sopra, in modo da formare così l'orecchio di Simba. Quindi andiamo a fare due sovrapposti, uno giallo e uno marrone, e l'altro invece giallo lo andremo a sovrapporre in questo modo, mettendolo piegato così. Quindi per l'orecchio andiamo a fare una parte gialla e una marrone allo stesso modo e facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Per quanto riguarda l'orecchio che va dalla parte di sopra a questo pezzo qui, andremo a fare un altro giro di 30 maglie e poi stacchiamo il filo, e questa sarà la parte di superiore dell'orecchio. Mentre per questi altri due che vanno sovrapposte dobbiamo fare ancora un altro giro ogni 4 maglie, un aumento e saranno 36 maglie, e possiamo poi staccare il filo sia per la parte gialla che per la parte marrone, che poi andremo a sovrapporre, e poi andremo a fare un giro di maglie basse per unire le due parti, giallo e marrone, e allo stesso modo andiamo a rifinire così la parte, unendo le due parti, e con il filato più scuro andiamo poi a rifinire. Vi farò vedere quando vado a fare l'altra parte. Quindi per questa parte dobbiamo fare ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie, e poi andiamo a fare anche la parte marrone allo stesso modo. E dopo aver fatto anche la parte marrone le vado a sovrapporre in questo modo, metto le parti rovescio con il rovescio e vado a terminare il giro realizzando un giro a maglie basse utilizzando un filato leggermente più scuro, marrone più scuro, e vado in ogni maglia a fare la mia maglia bassa prendendo tutte e due le lavorazioni. In questo modo le vado a chiudere e vado a rifinire l'orecchio così. E faccio tutto il giro. E queste saranno le orecchie del nostro Simba. Vado a fare la stessa cosa che ho fatto di qua, la vado a fare di qua, e poi vado a cucire tutto insieme, e poi lo vado ad applicare al lato della testa. Per le zambe avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro, e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo ora le 20 maglie basse ma lavorate in costa dietro. Prendiamo solo questa parte qui, la lavoriamo in questo modo. Lavoriamo le 20 maglie. Lavoriamo per altri 17 giri le 20 maglie basse. Fatti tutti i nostri giri, andiamo a lavorare solo le prime 10 maglie. Giriamo poi il lavoro e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e saranno 8 maglie lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e saranno 6 maglie, e poi stacchiamo il filo, riempiamo con l'ovatta sintetica e ne dobbiamo andare a fare altre 3 allo stesso modo. Per ogni zamba dobbiamo fare 4 unghiette e un'orma sotto.
Per realizzare l'orma andiamo a prendere il filato beige e facciamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro, saranno 8 maglie. Possiamo staccare il filo e queste saranno le orme, dobbiamo fare una per ogni zampa. Per le unghiette andiamo a fare un anello magico di 4 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare per altri 2 giri 4 maglie basse. Dobbiamo fare 4 unghie per ogni zampetta. Ho lavorato per altri 2 giri, ora stacco il filo e ne vado a fare altre 3, quindi per ogni zampetta ne dobbiamo fare 4 e poi l'orma al centro. Per lavorare il sottopancia facciamo in questo modo: col filato beige avviamo una catenella di 24 maglie, lavoriamo 24 maglie basse da questo lato della catenella e 24 maglie per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 48 maglie. Poi facciamo gli aumenti nei 4 punti, uno di qua, uno di qua, uno di qua e uno di qua, e saranno 52 maglie basse. Poi facciamo nuovamente i nostri aumenti sempre negli stessi punti e saranno 56 maglie basse. Facciamo per l'ultima volta i nostri aumenti nei 4 punti e saranno 60 maglie. Possiamo staccare il filo e andiamo a cucire sul corpo del nostro Simba. Mettiamo in questo modo, posizioniamo sulla parte centrale davanti, così, dove abbiamo l'anello magico più o meno a questa altezza, e poi andiamo a fermare dietro con gli spilli. Fermiamo prima questa parte qui e poi andiamo a cucire il resto delle parti. Con ago e filo andiamo a fermare la parte, poi ripassiamo per rinforzare. Prendiamo sia la parte del sottopancia che la parte del corpo e andiamo a cucire tutto in giro, poi ripassiamo e rinforziamo. Come prima cosa andiamo a bloccare con gli spilli il musetto sopra al volto, centrandolo bene nella parte bassa. In questo punto qui andiamo a fermare con ago e filo e andiamo a cucire bene tutto intorno, prendendo sia la parte del musetto che la parte della testa. Naturalmente nel musetto ho inserito un po' di ovatta sintetica e vado ora maglia per maglia, prendendola in questo modo, vado a fermare il musetto, poi vado a rinforzare facendo un altro giro in modo che sia ben fermo e lo vado a bloccare così. Entro in ogni maglia e lo fermo cucendo bene. Se occorre vado ad inserire un altro po' di ovatta sintetica all'interno del musetto. Ora sul musetto dobbiamo andare ad inserire questa parte qui che abbiamo realizzato, quindi inseriamo sempre un po' di ovatta sintetica leggermente sotto, in modo da far venire un pochino più sollevato, e fermiamo sempre con gli spilli, cercando di prendere la parte centrale in questo modo qui, e con gli spilli fermiamo il tutto e poi con ago e filo andiamo a cucire così come abbiamo fatto per il musetto. Fermiamo bene tutta questa parte. Con il filo rosa andremo a cucire questa base qui, mentre quest'altra la cuciremo col filo giallo. Con un po' di filo bianco andiamo a creare il punto luce tra la pupilla marrone e la pupilla nera. Posizioniamo poi gli occhi e con un po' di filo nero dobbiamo andare a bloccare l'occhio e lo andiamo a contornare lo stesso punto, quindi entriamo di qua
e andiamo a bloccare l'occhio, lo andiamo a cucire e contorniamo poi con il filo nero tutto bene intorno. E dopo aver contornato gli occhi andiamo a realizzare anche le sopracciglia e poi sempre con il filo andiamo a creare la bocca in questo modo. Giriamo verso l'alto, entriamo qui dove c'è il nasino e usciamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a realizzare l'altro lato allo stesso modo. Così giriamo anche da quest'altra parte e alla stessa altezza andiamo a bloccare il filo e poi ripassiamo sopra e utilizzando sempre il filo nero andiamo a riempire un po' le narici con il filo. In questo modo passiamo un po' di volte fino a riempire un po' leggermente questa parte rendendola più scura. Blocchiamo poi con gli spilli le orecchie e andiamo a cucire. Per la coda con il marrone abbiamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia saranno 8 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia saranno 10 maglie basse. Facciamo altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Facciamo altro giro di 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato con quello giallo e lavoriamo per altri 3 giri 10 maglie basse con questo filato. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse e lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse e lavoriamo le 14 maglie per altri 10 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Stacchiamo poi il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e andiamo poi a cucire sul corpo. Ho cucito poi le orecchie lateralmente in questo modo e questa è la testa del nostro Simba. E poi andiamo a cucire il collo qui fermando sempre prima con gli spilli la base e poi andiamo maglia per maglia, così come abbiamo fatto per il musetto andiamo a cucire anche la testa. E utilizzando sempre gli spilli andiamo a bloccare la testa sul corpo e andiamo a cucire maglia per maglia prendendo sia la parte della testa qui che quella del corpo. Andiamo maglia per maglia a cucire in questo modo e poi ripassiamo per rinforzare sempre il tutto. Se occorre andate ad inserire un altro po' di ovatta sintetica prima di chiudere la testa. Dobbiamo riempire bene le zampe e poi questa parte qui la andremo a posizionare esternamente e andremo a cucire tutto bene intorno. Poi vedete voi se trovate più comodo mettere prima le unghiette o dopo, come preferite. Fermate sempre prima con gli spilli anche le zampe e poi andate a cucire così come abbiamo fatto per la testa e per le altre parti. E dopo aver cucito le zampe andiamo a cucire anche la coda dietro. Ho aggiunto l'orma sotto la zampina e le unghie per ogni zampa. Ed eccolo terminato, questo è il mio graziosissimo e dolcissimo Simbad, spero che il tutorial vi sia gradito, vi abbraccio, vi mando un grande bacio, condividete il video e fate iscrivere i vostri amici al canale e vi aspetto al prossimo, ciao ciao, un bacio e un abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo, ciao!